Passavamo al bus, a Saveria marcata. Lì ci hanno bloccato questi diavoli. Lo sanno gli alburesi, che deteniamo a morte contro questa nostra città. Gli altri andando a mano in cui si bloccano. No, non te... E così a nausea questo un po' freguedo, poi c'è via un altro, un montone. Io sono 5 o 6. Ma no, si deve lasciare, non esperti di questo. Siccome fianco tabellando un monte in mano e usavano la dinamite, i candellotti sono così, si devono bloccare, la miccia corta così, però non era innestata. Questi ci bloccano, tutti mi accendere e dopo una volta di dopo. Poi mi fai se lui. Poi mi fai se lui. Dopo hanno usato se il macco. No, il macco si è usato, perché noi non siamo mai legato a scalone. Se lo si monta, di dono un mouse e di da due. Diventati grandi amici. Beh. Allora, questo è un macco di adesso. Tutti per uno, comprendi? Quando toccano un sardo, cosa succede se ti metti un piede nel vespaio? Hai capito? Lo stesso. Questi sono i pompelmi rossi. Dei, questa busta che si dice. Quanti sono? 3 a testa. Dai, possiamo aver finito. Vuoi fare un saluto? Questi sono TikTok, Instagram, YouTube. Digli qualcosa. Gli dico solo quello. Coraggio e non molleo mai, forza varis. Chi tu comprendi, tipo. Siamo arrivati qua a casa di Francesco, è un posto incredibile in mezzo al verde. Da dove proveniamo che dicono da Mamoiale siamo spagnoli. La festa degli alberi, il 64 quando sono rientrato da Milano, questi cipressi hanno, manca un anno a fare 60 anni. Guarda come sono. Questa è stata bruciata nel mese di luglio quando ha fatto quel caldo, infornata. Queste sono le olive che noi le diciamo soia bianca volevici, non la nera di Gonus. Le calline, che belle! Dai! Questi si chiamano brown. Brown. Come in inglese, marrone. Ma questi vedi che sono superiori agli altri. Bellissimo, altro che Castamurta. Voi non indovinate quanti anni ha. A me ne è spettacolo. Dopo, andate in cucina voi. Questo si fabbricava in Germania, c'è scritto anche a Berlino, e hanno chiuso la fabbrica. Io l'ho preso in neri, due. E uno mi dice tanti furau, lasciando la macchina aperta, metti via aperta che non si veniva a magattare. Qualcuno dalla ruollava, io dico che l'hanno ruollata. Una vita spericolata. Queste là erano 3 che erano nate, dove è morto questo Fulgheri. Se non so, hai mai sentito di Villa Cidro, Paese d'Ombra, la storia di come si chiama. Quella è l'altra pianta che erano nate tutti e 3 dove è morto questo, che c'è un vagonetta là. Queste sono ciliegie e queste sono le castagne. E vedi? Piacciono con il piede, se ne ha già si vede. Se hanno le castagne, le prendono Gli animali? le cornacchie. Questo poi è il cedro. È bello questo, Non vale niente che ha preso la malattia. No. Il coso, lo vedi, il ragno rosso e tasinato.
ceri da 1,3 kg, giganti, ma gialli. E bisogna fare sempre trattamenti. Io se ho un nemico adesso trattamento. Io per esempio questi, se non era malato, quando è cotto, lo taglio a strisce perché io mangio la buccia. Perché dicono che la buccia è quella che ha le vitamine più come si chiama. E questi? Questi sono i pompelmi rossi. Deno, a questa busta che si indica. Quanti sono? 3 a testa. Sì. Sono andato in Svizzera nel 71, 8 mesi ho lavorato. Una ditta internazionale, lavoro in tutto il mondo. C'era un laziale capocantiere. Io lavoravo da muratore. Mi avevano dato un uomo, non ce la faceva portare 2 palate di cemento nel secco. Ed erano ascolti, e metto una palata e mezza. Basta che vada io su traballo. Questo testa di cazzo. Un giorno lo attacca che il secchio doveva, io sento l'onesto. E dopo una cosa succede? Mi interessa, dopo no. Lui lavora come il lavoro. Sì, il lavoro lo state svolgendo tutto bene. E allora perché ci rompe i coglioni? Là. Là sta castagna, sta bella. Qui ogni volta che questi ricci, se per esempio li avevo raccolti, finivano di aprirsi e non aveva quel colore là. Vedi come nascono? Là. E quanto ci vuole a fare l'albero? Aspetta, Ma questi quindi sono fatti naturalmente? Sono nati dai semi che abbiamo perso quando raccogliavamo. Come cadono questi tra cornacchi e tutto? Non ne lascia. Si prende cura da solo di questo spazio, di questo terreno? Questa è la mia palestra. Io ogni giorno si fermo, ma ci do tu gusta. Poi vedi l'altro per togliere i dubbi. Se te appendi una cornacchia non rimarranno, là la vedi appeserli. Che serve per il monito per non avvicinarsi, di più vengono. Arrivano, ti dico, centinaia e sono, vogliono andare a mangiarsela. Sì, la cornacchia. Là, guarda quante ce ne sono. Controlla che le... là. Dai, bellissime. Là quell'altro. Tutti vuoti gli altri. Ma quindi ce ne sono anche più di una a volte. A volte ci sono una qualità, 5-6 castagna. Sì. Là. Spiegamela questa cosa del muretto a secco. Cosa si diceva sino a 10-15 anni fa? Quando su uno sparante era nascosto dietro il muretto a secco. Comprendi? Quindi... ed è un mondo sonavo aí. Pregare i notori da passare sul volo il fuoco dei 30.000 ettari che ha bruciato 2 anni fa. Dopo una volta mungo su fuoco, ha da bruciare scoguzzo se sapere burro, non si può dire. Quindi dopo una modo che nasi guai, a parte di sunurati. Già si incazzano per nulla. Non monte di sunai. È la realtà. Una sorta di zona didattica. Li ho invitati da quando li ho messi, non vengono perché sanno che io sono antipolitico. Ma scusate un po', abbiamo la Saras che dovrebbe pagare le tasse qui, che sono 7 miliardi e 600 milioni. Divisi a ogni sardo sono 17.000 euro e rotti. Invece Moratti li paga a Milano e li dà ai calciatori. Ci stiamo lavorando, cazzo c'è 60 anni qui, che cazzo hanno lavorato? No, non è possibile. Mi dispiace. E lo vogliamo fare un invito a tutti a venire qua a imparare come si vive? E l'ho detto che gli ho detto anche a quelli dell'asilo, se vengono io li farò da cicerone, che i bambini invece di lasciarli giocare in gusugazzi altalena, questo è più salutifero. Poi imparano qualcosa di nuovo e così. Mettili nella busta. Ah, li mettiamo direttamente così. Brutto. È musica, Ma sai perché? Non sei abituato a figa, Guarda. Portateveli a casa, aí ci devo fare i miei amici. Quindi possiamo darci il tu, sì. Tu vendi. Va bene la busta, là. Vedi che c'è.
sacco di piante. Devo mettere dove c'ho anche quelle pecore. Il mio gregge per avere bello. la Dai, provvista ragazzi. della carne. Dai, che belle. Ma c'è la mia. Lo svuoto da là. E questa è messa. Non mi vedo che c'è qualcosa. Avevo messo le piante di zuccherino. Sì. Ma lo controllo questo incidente della condotta per vedere. Il 2011 esonda lì, la vedi quella pianta lì? Lì si tappa e l'acqua mi viene qui, dentro casa. Chiamando, non è venuto nessuno. Ti faccio vedere le foto, non si vede perché è fatto di notte un casino. Questi sono i ricci delle castagne che ho raccolto e venduto. Queste sono quelle siciliane, guarda come Rossa. sono grosse. Se succede, guarda lì, un'altra alluvione, quella parete crolla. Dal pavimento. Ma quello cos'è? Plastica o... Ma canto mai. Sì, ma c'ha il coso con il catrame. È tutto segnalato. Queste sono le olive bianche che noi diciamo folle ibici, non le nere di Gonnus. Sono le olive per fare in salamoia. Questo si vuole io giocato ciò. Dai. Ah, Belle. I giovani sardi bisogna fare tutti per uno, comprendi? Quando toccano un sardo, cosa succede se te metti un piede nel vespaio? Hai capito? Lo stesso. Io ho fatto sempre questo ragionamento. Quando ne toccano uno, ha toccato a tutti. Invece molti se ne sbattono. Lei cade con una bicicletta elettrica nel semaforo. 6 persone lì, nessuno è andato a soccorso. Io siamo andati da pazziare. Come ho preso la bici elettrica? Se sti in pennale, vuoi fare come una bicicletta la faccio? Perché se non la sai, non è modo, ci dà un bovata, vuoi battere e dà uno a uno. Vai volta un bicchiere d'acqua, sai. Non è modo non si era fatta niente. Però solo di essere caduta e nessuno va a soccorrere. E codate. Ma sei proprio bello. Il pepe rosa. Questo è tipo pepe, si può usare anche nella pasta. Tutto. Il maschio, quella è la salvia che usano le foglie, le fanno impannare sì, e sì. le friggono. Questi sono gli aranci sanguini vaniglia. Bello. Lo prende l'Irlanda per fare Andate in Germania a prendere. c'ho 4 figli. Cosa vuol dire asciuga? Asciutta? Certo, ma degando da Funau. Ma è buona però. Adesso 6 di ottobre che si abbiamo visto questa finale, non sei venuto. Questo è tocca a locale potuto. E allora, non tu vuoi lui. Tu hai un notiziario di quando pochi notiziari di uno che sta bene. Dei ma qua che cosa vascio che voi andate su a pranzo. Ah, c'è la lana dentro. Non la vogliono. Dai. No, non si commette. C'è la lana da quando ho venduto le pecore. Guarda il casino che hanno fatto tutti i cani che hanno in giro i randaggi, là, i sacchi, tutto. Ma ti fa tu casino? Entra dentro. Dale un video. Guarda, più buona di questa qui. Questa è la lana degli agnelli, là. Ho raccolto 16 sacchi di carruba. Carruba, quello per fare il liquore. Belle pecore! Ah. Mamma, è pieno di lana qui. Guarda, c'è tutta la lana che Francesco ha tolto dalle pecore, gli agnelli. Se la volete, venite a prenderla. Bella, bella. Proprio... I bambini che si pungono con i cactus che hanno a casa. Hai visto le spine? Mm. Venivano,
E io prendevo la pecora e la facevo con la saliva, perché il ruminante, se hai una spina, te la brucia. Questo è un vecchio diario delle cose. Queste tutte le cose che sono piovuto. successe, vedi, scirocco forte, Dacia 12, gomme, tutto quello che Piovuto, diluvio addirittura. lì è tutto là, bruciato l'orzo e l'avena, portano la mettitrebbia, mettono a fuoco e abbiamo salvato la mettitrebbia, se no era bruciata anche. Poi vedi, messo Rieti Fadda, Crobu, io segno tutto, vento fortissimo là, 2017 gelo, È proprio un database, come si dice, una banca messo dati. Rieti Fadda, Sanna, Crobu, piantato castagne, 1-03-2015. Quindi questo io ce l'ho sempre impresso nella memoria. Vento a 120 km all'ora, 803 nel stato ciliegie, c'è tutto scritto. La 2004 rotto tubo diga, 404 aggiustato. Questo è quell'incidente della diga. Quando è esploso il tubo? Mi scoccia perché ogni anno bisogna ripassare. Dai, non bisogna perderlo. Smesso di mungere, vedi? Fino al 2023, cioè questo è il nuovo, giusto? 2023 ci sono un paio di... Questo è 901 piovuto a gennaio, 01. Ho aperto perché lo devo riempire, eliminarlo. E ce li avevi tu 200 pecore? 256. Quando è arrivata la lingua blu nel 2000, me ne hanno abbattuto 220. Tanto si spacca e si perde. Sì. Cali. E si da dividere. Eia! Da dividere. Dai. Sono mandorle dell'anno scorso. Vabbè, Tolina, non funti Ci rideva qua con il raso terra pulire su Bruno. Ma... Oh, le regali non... Io rientrando con le pecore, vedo questo motoscafo incendiato. Chiamo 15, mi mettono la musichetta e li ho mandati. Quando sono venuti, io gliel'ho detto, ragazzo mi vuoi sa musica, mica sono in discoteca a guardare sul rock and roll, proprio io. E l'abbiamo chiusa. Quando ero militare, se te mi chiamavi, che eri Mele Francesco, io scrivevo, ha chiamato Mele Francesco, anche il secondo, e chiamavo poi chi era di regola per andare a svolgere, non come quello che ha chiamato per Giulia che la stava assassinando, e non hanno risposto alla chiamata. Da noi funzionava così, dovevi svolgere i tuoi compiti. Delle bistecchine di maiale, un attimo va su fuoco con due vasci, andavo a guardare, e sappi che ci da bovare, sono solo. Il legno del mandorlo può arrostire questa cosa che fa la braccia. Poi lì c'è il coso quando svezzo i pulcini, là, per fargli l'ingrasso. C'è la gabbia per il primo tempo, per il fatto, se non sono grandicelli così. Poi qui mi tocca chiudere. Se no, le cornacchie mi prendono i pulcini. È un cazzato unito, guarda. Per cosa si è arrabbiato? Sono incazzato perché erano da estirpare queste cazzo di cornacchie. Stanno amici miei che hanno fatto le angurie, i meloni. Erano disperati perché nelle terre aperte si può fare. Qui invece strada lì, strada giù dove eravamo. Non si È un può. casino.
Beh, questi hanno attuato questo piano. Beh, non ne hanno toccati l'1%. Il banco si scuoio gli agnelli. Tutto il peso lo stesso è stato acquistato, 1 milione l'avevo pagato. Però quello è sicuro, l'avevo portato quando era nata la legge. Là ti segna anche i grammi. Qui si faceva il formaggio. Prima di ammalarsi mia moglie con 10 pecore, lo vendevamo ai 15 giorni, il formaggio che si fa in casseruolo, una goccia d'olio, l'avete mai provato? Guarda, se hai qualche amico, dammi una formetta di formaggio 15 giorni. Lo tagli a fette, una goccia nella padella antiaderente, dopo lo fai 2 girate e vedi una speciale. Bello fresco. Ci sono tutti i ricordi. Libertade. Questo è dei nostri combattenti. Questi sono i barracelli di Villaciro, dove c'è mio nonno. Vai. Mio nonno è questo qui. Ah, guardalo. Questo lo sai chi me l'ha dato a me? Gavino Sale con Bainzo. Questo è quando è venuto il Papa. Ah, Papa Francesco. 50 euro per fare questi cartelloni, nessuno ha esposto questo che li denunciavano. Io l'ho esposto e mi hanno messo anche nel libro. Questo è da quando mi sono... Ah, La sa usare questa musca, là. Ero andato per prendere delle bistecche della carne sarda che io vado dove e l'avevo finito. Di manzo là, dei boi sardi. L'avevo finito e poi ho preso dei maiali. Perché noi abbiamo una fortuna e stanno importando la cosa da fuori, daga di 20 girate. Cavolo che fate girare. L'agnello a Villaciro, 12-13 Ma euro. bisogno. Tanto per... Una cosa di nuovo. Non ti ho detto giù quelle balle quando ti ho fatto vedere la lana sparsa dai cani. Il foraggio che è in banca civile non sai quando finisce la capa. Quello si era suicidato. Però un giorno mi sono incazzato. Lui era più robusto di me. Era una rama là che aveva una puro cavolo, un anno di duro. Lui l'hanno ammazzato in prigione. Tanti molto. Quello che aveva fatto la Repubblica de Maluen. che aveva fatto lo sciopero della fame, ma... Bastardos. Dai, andiamo. Aia. Francesco Mele, detto Sormani, buon dubu. Io mangio i mandarini, voglio e mero, cesti. Dai, zizi. E il vino quindi come lo prepari? Mi mancano le susine. Le dovevo prendere, però non mi punti braccia. Gazzosa, vino e melone. È più facile del tedesco l'inglese. Tedeschi adesso, ieri, quando sono andato alla Lidl, alla cassiera, l'ho salutata, no, non ne capisco niente. E lei come fa? C'ero, e come fa a ricordarsi? Ah, hai parlato tedesco alla Lidl. Le ho salutato, buon tacco, buonasera. Le esondazioni del Rio Fluminere. Sono foto fatte di notte. Là l'esondazione, là. Questa è dove c'è Questa è casa tua. la mungitrice. Vedi che non si vede che è tutto allagato. Qui c'era il refrigeratore e il coso della mungitrice. Vedi che era tutto allagato. Là che è brutto trovarsi un fiume d'acqua. Là. Tu mungitrice e il refrigeratore. Vedi, questo è il muro dove c'è la lana dietro. E quello sei tu. Su 12 di giugno ogni anno si festeggia la festa della Repubblica.
finiamo la savarata e fiamo sotto un quadrato e arriva un generale, comandante del quinto corpo d'armata. E lei cosa faceva? Guarda, mio padre aveva un gregge e andava. Tutti gli altri che via da studenti, fiamo tutto usato, fini di devastare il rassegna questa villa, 7-8 persone, si trovano con una nata, no. Io sono sicuro che avete vergogna delle vostre origini. L'unico che ha detto la verità è dato il Fantemè. Ed era così. Quando siamo arrivati, a me cosa facevo? No, ho lavorato nell'edilizia, ho lavorato nella maternità, però ultimamente stavo dietro a un gregge di pecore. La verità. Invece ho arrivato un altro, io ero parrucchiere. Io ero... Alla fine su chi distribuiva, no, ma eri tosatore di pecore, non parrucchiere. Li prende... Stiamo andando fanno la festa dei diavoli, i bambini. a Scudiolia. Dovevo dare una... Vediamo un po'. Le buone, le trofiche sono nella punta, là, a quanto si è uscita. Dei Vittoria, questi che sono semicolorando. Semicolore. Sì. Mia moglie è deceduta il 18 giugno del 2021. Pochi anni Quindi sono 29 mesi, a oggi abbiamo 26. Quindi dal 18 al 26 sono 8 giorni. 29 mesi, 8 giorni. Guarda, molte volte la sogno e non mi sembra come si chiama, però se ero stato vicino alla Svizzera non l'avrei lasciato urlando giorno e notte. L'infermiera che doveva venire qui il 4 giugno 2021, sai quando è venuta? Il 10 giugno. È venuta però perché io sono andato in caserma a fare un esposto. Quando è venuta, le ho detto, quando hai paura, cambia il lavoro, questo. Poi mi è uscito che mi dice, ma quando viene su stipendio, tu dimmi sì. Questo qua. Giorno e notte là. Viene e non porta la morfina. Ogni giorno in farmacia, 2 cerotti, 75 euro l'uno. Se te hai un dolore per disgrazia, vi capita qualcuno, ma mica dico, guai, sarete tossicodipendenti. Questo è un consiglio che vi sto dando. Quando il 3 siamo andati, mi ha detto, io l'avevo già letto, sai come scrivono, nei display, ero dietro, urlando giorno e notte. Se non avevo preso i cerotti, se mi era capitato 50 km l'avevo portata, l'avevo fatta fare quella puntura. Ma è giusto, molti lasciano scritto, io ci ho scritto, se i miei organi quando succede che li possono espiantare. Un'altra cosa, io non ho preso il loculo, abbiamo avuto l'accortezza di decidere che ci facevamo cremare. Lei si è fatta cremare, io ho il coso, ogni settimana gli metto i fiori, è comode stanza. Cazzo vado a prendere il loculo, dopo 29 anni deve rinnovare la concessione. Chi va a mettere i fiori se i miei figli sono fuori? È un ragionamento. E se ti faccio leggere ciò che ci ho scritto lì, dietro, c'ho un testamento. Lì c'è scritto, chiunque al mio come si chiama, va a prendere i soldi per pagare l'agenzia funebre e che mi devono cremare. Quando voi su Ginigio non ti spagnare, o lo spagnano tanguni o ci destra também no. Hai capito? Se lo vogliono spargere i miei nipoti, perché tanto mengo? Nel tuo terreno? Certo. Porta la cartoffa. Poi a noi aiuta, voi che qualcuna mamma, così si sta de per fa. Come te una vai via di carvata di te, te cazzo me, volta che devo votare, non si caga prus. Francesco Mele è una persona generosissima, non ci sta più niente in macchina. Lui vorrebbe condividere con le persone la sua esperienza qui, magari anche invitando le persone che vogliono
avvicinarsi alla campagna. Questo problema energetico in Sardegna. L'energia, te l'ho detto, io se comandavo, niente paleoliche. Abbiamo capannoni di falche, migliaia e migliaia di ettari di capannoni, mettiamoli lì. Perché dobbiamo usare come questo che devono fare tra Sassepara, Pavillonis, Guspini e Arcidano? Sono 300 ettari, le terre più producenti che ci sono, come questi che hanno fatto Villasol. E questo cavo che va verso la Sicilia? Quello è una pazzia, sai perché? La ricchezza che produrranno questi bastardi andrà ad arricchire a loro. A noi non ci rimane niente. Magari c'è anche un po' di criminalità. Tu quanto più ne puoi mettere? Io dico, se è una cosa che fa la ricchezza nostra, ben venga, ma se è per sfruttarci, tipo la raffineria. Sempre ti piace il cappello? Sì. Sei appassionato No, perché anche mio nonno, fonte unico, esatto, fu tutta questa berrita. Io sono anti-violenza, sempre con il movimento. La possiamo vedere la maglietta? I pastori a Bruxelles. 1000 pastori a Bruxelles. C'è. La prossima volta ci andiamo a fare un giro a Nuraghi. Cosa ne pensi di questa civiltà nuragica? È una cosa che non dobbiamo tramandare, despi ciò che è del Sasillo. Ma poi dicono, che viene i guardiani del Varaone, questi Chardin, cosa vuol dire? Che non abbiamo niente da copiare da tutti gli altri. Ed è un mi meraviglio, un dotto gusto, se ne fonte cavallo, su Bragas. Io ho una certa dignità di dirmi che sono sardo. Sapremo cosa, dopo la prima elementare, ora di tutta questa storia di come è nata questa Sardegna, questa e questa. Programmi per il futuro? Prego il buon Dio che mi lasci in buona salute come oggi. Ed è la grande ricchezza. Dai, possiamo aver finito. Vuoi fare un saluto? Questi sono TikTok, Instagram, YouTube. Digli qualcosa. Gli dico solo quello. Coraggio e non molleo mai, forza varisi. Chi tu comprendi ti buono. Lui lo era, forza varisi. Sempre quello lì. E tutti assieme, tutti assieme. Siamo uniti, vero? Questa... E che cazzo ha fatto che si sta là? Questo ti dico. E non ti fai girare. Io vado sempre. Sono andato per quelli di Portoverme con le pecore. Le ho accudite in quelle mangiatoie. Sono andato e avevo anche fatto l'intervento. Quindi... Ma io dico, se eravamo uniti, noi abbiamo una ricchezza. Pastorizia, turismo e agricoltura. Ma non vedi i turisti che vengono? Questo è potente. Intendi? Quello è, l'odore. è macellato l'agnello, tolto quello, lavato, messo quelle pietre che ha e riempito di latte. L'ha piegato. No, dai. E sono piegato a mille cose. sai. Lo butto. Ma tu non lo... Proprio voglio regalare amico, statinare, Dai. si è capitato. Allora lo prendiamo, Fede, ce lo dividiamo in qualche modo. Ehi. Come lo inizio a usare e poi un giorno... Ti devi casare. Dai, ce lo dividiamo. Anche in un vasetto di vetro. Su gallu de capito? Come si dice? Su gallu? Sugando. Su gallu. Su che l'hai gravito. E gravito. Ce l'ha regalato No, questo Francesco. è agnello, non è. Non è agnello. È agnello. Allora, Francesco ci ha regalato tantissime cose oggi, oltre una Ragazzi, storia bellissima. saludi e Ma via. melograno, arance, olive, castagne, mandorle, non so, non si sa più cosa dire. Vi salutiamo da Villa Cidro con Località Nuragi, con Francesco Mele. detto Sormani. Una Detto volta Sormani. sono dubbiente gente che io giocavo a palloni.
dell'Iglesiente, di Villassor, di Guspini, di tutto di Santo Sperao ancora di Brus, Barumini. Ed è un arrivederci al prossimo Alla incontro. prossima che ci incontriamo. Dai, ne facciamo un altro molto presto. Dio Grazie. vuoi. già buono. Dai ragazzi, mi grazie a raccomando. Ciao, buon grazie viaggio. ancora. Grazie.